Eccoci qui. Oggi parliamo di pitturazione con la pistola elettrica, ma attenzione, questo non vuole essere un video tutorial e non voglio dispensare consigli. Anzi, questo è un video al limite della decenza, a prova di imbranato. L'imbranato sarei io. Ti spiego, ho sempre odiato tinteggiare qualsiasi cosa, con qualsiasi tipo di vernice e utilizzando qualsiasi strumento, pistola a spruzzo, rulla, pennello, eccetera. Non ci sono portato e faccio sempre pasticci e mi innervosisco, quindi solitamente vengono fuori capolavori di verniciatura. Ho voluto provare per la prima volta una pistola a spruzzo con motore elettrico integrato. Mi sono documentato sui modelli in vendita ed ho trovato questo modello, quello col miglior rapporto qualità-prezzo. Si tratta comunque di un modello di fascia economica. La dotazione è molto simile a quella di altre pistole, troviamo alcuni ugelli di misure diverse, un densimetro, qualche spazzolino per la pulizia dopo l'uso. Essendo un prodotto economico, è tutta di plastica, anche se a prima vista sembra ben fatta. Ho voluto fare una prova particolare, cioè un imbranato che odia la vernice cosa riesce a combinare con la pistola la prima volta che lo utilizza? Ho persino saltato, più o meno volutamente, alcuni passaggi che tutti consigliano per verniciare correttamente. Cosa ho fatto? Volevo tinteggiare una parete e 2 lastre di legno. Ho preparato la vernice aggiungendoci l'acqua e i 2 coloranti per farla venire del colore desiderato. Il primo passaggio che ho saltato è stato di non aver effettuato la misurazione con il densimetro, ma ho semplicemente fatto ad occhio, facendola un po' più densa perché volevo dare una sola mano. Ho miscelato bene la vernice utilizzando una frusta per trapano e poi ho saltato il secondo step. Non l'ho filtrata mettendolo nella boccia della pistola, cosa che tutti quanti consigliano per evitare di far otturare l'ugello. A proposito di ugelli, io ho utilizzato quello da 2,2 mm. Ho iniziato a verniciare e con 4 ricariche della boccia ho coperto la parete e le 2 lastre di legno che si vedono a terra. Finito di verniciare ho smontato la pistola e l'ho lavata accuratamente con acqua. Che dire di questa prima esperienza con questa pistola? Mi aspettavo molto peggio, ma in realtà è andata molto bene ed il risultato non è malaccio, considerando che non ho fatto alcun trattamento preparativo alla parete. Certo, sono convinto che per utilizzare al meglio una pistola a spruzzo bisogna fare varie prove, sicuramente si migliora col tempo, ma anche se una persona non l'ha mai utilizzata prima, tutto sommato non dovrebbe avere grossi problemi. È un acquisto che mi sento di consigliare. E le altre pistole elettriche come si comportano in confronto a questa? Essendo la prima pistola elettrica che ho utilizzato, non ho un metro di paragone con gli altri modelli. In passato ho solo guardato su YouTube tutti i video possibili che trattavano l'argomento, ma non so se questo modello sia migliore o peggiore delle altre. Io da inesperto l'ho scelta perché, primo, ha la regolazione della potenza del motore, cose che molte altre pistole non hanno. Secondo, ha un motore da 600 watt che permette un flusso massimo di 1200 ml al minuto. Molte altre pistole hanno motori meno potenti, ma forse fanno anche meno rumore. L'unico consiglio che mi sento di dare, per quel minimo di esperienza che ho fatto, è di proteggere con più attenzione le parti vicine alla zona da verniciare. A differenza di una verniciatura a pennello o a rullo, questa a spruzzo nebulizza la vernice, quindi soggetta a rimanere in sospensione anche per 30-50 cm di distanza dall'ugello. La pistola l'ho comprata circa 3 mesi fa da Amazon, era in offerta, anche se si trova in vendita su eBay ed anche in qualche negozio fisico. Lascio il link sotto in descrizione. In definitiva, che dire? Sì, questo modello lo consiglierei anche a chi odia verniciare, come me. Ciao, al prossimo video!